Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone, o per i più esperti anche Luna e Venere nel leone. Andiamo a vedere come sarà agosto 2025. Lo facciamo iniziando con una bella croce celtica per vedere tutte le dinamiche, tutte le energie che si metteranno sulla scena della tua vita vivendo in questo mese. Poi andremo ad approfondire l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita, ok? Allora, partiamo. Leone, agosto 2025. Leone, agosto 2025. Allora, mettiamo situazione attuale, come iniziamo il mese, l'ostacolo, la sfida principale, le radici della situazione, il passato recente, il mese precedente, le settimane precedenti, il cielo, cioè il potenziale, il futuro immediato, quindi sempre entro la prima parte di agosto, come stai nella seconda parte di agosto, il tuo approccio, le influenze esterne che avrai, poi le tue speranze e le tue paure nel mese di agosto e poi mettiamoci un po' più qua e poi come si conclude agosto. Allora, ragazzi miei, ragazzi, facciamo un bel respiro profondo per iniziare a sciamanizzare affinché la magia ti accompagni e la consapevolezza in ogni istante della tua vita. E partiamo. Agosto 2025, Leone. Partiamo dalla situazione attuale. Allora, la giustizia. Guarda, apri agosto con un'aria solenne, direi. Ci sono delle questioni in questa prima parte di agosto che chiedono chiarezza, verità e equilibrio. È possibile che alcuni di voi possiate stare affrontando un tema legale, una firma, una scelta che non si può più rimandare. Diciamo che la prima parte del mese è un momento di karma, cioè ciò che hai seminato torna a bussare, ok? Ciò che hai seminato torna a bussare. Vediamo un po' qual è l'ostacolo. Eh sì, il 3 di denari. Allora, il 3 di denari mi parla che la sfida principale è lavorare con gli altri, costruire insieme. È possibile che ci sia un progetto che richiede collaborazione, oppure un ambiente di squadra che ti mette alla prova. Sappiamo che il leone ama brillare da solo, no? Però qui la sfida è serve diplomazia e la capacità di valorizzare anche gli altri. Questa è la tua sfida, cioè questo è quello che ti sta chiedendo la tua anima con questa immagine che ti si presenta, ok? Vediamo qual è le radici della situazione. Sì, perché per farlo hai avuto tanti progetti. Allora, tutto nasce da un periodo di tante opzioni hai potuto avere, oppure anche delle illusioni, no? Tu hai avuto sogni, tentazioni, desideri diversi, però non tutti erano solidi. Quindi cosa ti sta dicendo questa stesa? Che la radice fumosa adesso chiede di essere chiarita, portata a essere in pratica, va bene? Ok. Vediamo che è successo nel passato recente. Qua abbiamo l'imperatore che mi parla che nel recente passato, nelle settimane passate, nel mese passato, è come se avessi dovuto assumere il controllo, prendere in mano una certa situazione con fermezza. È possibile che forse hai dovuto prendere un ruolo di comando, oppure c'è stata la relazione con un padre o con un capo o con un partner dominante. E adesso devi fare chiarezza, ok, è necessario diplomazia. Vediamo qual è il potenziale, sempre nella prima parte del mese. C'è il 5 di spade, qua può emergere un conflitto nella prima parte del mese. Può emergere una sfida qua, no? Un po' di tensioni mentali, ma anche tensioni con gli altri. Guarda,
questa carta mi dice di stare attento a non impuntarti solo per orgoglio, leonino, no? Cioè scegli le battaglie che valgono davvero, mi dice, perché come si vede un po' di tensione qua, potresti avere una vittoria amara inizialmente, cioè dove rischi di perdere più di quanto guadagni, non ti impuntare, ti dico, le carte ci servono a vedere qual è il karma, no? E affrontarlo con la migliore preparazione spirituale, no? Qualsiasi cosa sia. Allora, in questa prima parte del mese ti dico che ci sono queste sfide. Non impuntarti solo per orgoglio, cioè scegli le battaglie che valgono davvero, mi dice il 5 di spade come potenziale. È una sfida per te a scegliere quella che veramente ne vale la pena, come battaglia, no? Vediamo la prima metà del mese verso dove si dirige con questa carta qua, il futuro immediato. Una pausa necessaria, il 4 di spade, cioè la prima metà del mese si dirige verso una pausa obbligata. Dopo queste tensioni o chiarimenti ti vedo ritirata o ritirato per recuperare le forze. Può indicare magari anche un piccolo malessere, magari il caldo, un po' di tensione accumulata, o semplicemente avrai il bisogno di staccare la testa. Questo mi dicono, cioè staccare un po' la mente. Ok. Ora vediamo la seconda parte del mese, cioè come ti senti. Combattivo, abbiamo il 7 di bastoni. Allora, nella seconda parte del mese ti vedo rialzarti combattiva o combattivo, protettiva o protettivo dei tuoi spazi. Cioè ci sarà qua da difendere ciò che hai conquistato, da ribadire i tuoi confini, da non cedere terreno, insomma, cioè combattere per quello in cui credi, così ti vedo. Ok, ti riprendi da qua, no? Verso la seconda metà. Vediamo quali sono le influenze esterne per te. E qua abbiamo un bellissimo 4 di bastoni. Io qua vedo che l'esterno ti appoggia, vedo situazioni familiari o situazioni legate al tuo intorno, alla casa, alla famiglia, cioè vedo un intorno a te gioioso, di celebrazione. Avrai un appoggio familiare oppure comunitario, cioè puoi contare su amici, delle feste, un piccolo traguardo che ti porta un sorriso, mi arriva, va bene? Puoi contare su queste persone qui. Vediamo le tue speranze e le tue paure. Ecco, il Cavaliere di Denari mi parla che tu speri in stabilità, sicurezza economica, dei progetti a lungo termine, però temi al tempo stesso che tutto vada troppo lentamente o che la vita diventi monotona. Il punto è proprio non agire d'impulso, stare in un certo modo, conta sull'appoggio, difendi, perché tutto arriva secondo il tempo divino. Ok? Il tempo divino, la giustizia che abbiamo al centro, mi spiego? Vediamo l'esito finale di questo mese di agosto per te. Wow, fede totale, il matto. Questo è un colpo di scena per te a fine agosto, cioè agosto si chiude con un salto nel vuoto, un nuovo inizio sorprendente. Cioè tu ti lasci dietro tutta quella rigidità di cui abbiamo parlato, dell'imperatore, volerai leggera o leggero come una bambina, un bambino. Questo può essere o un viaggio che fai, o una nuova avventura lavorativa, o semplicemente un'apertura totale del cuore. Quindi dopo tutto questo, boom, cioè la fede vince qua, la fede vince. Fondamentalmente io in questa stesa fino a questo momento vedo che tu, agosto ti chiama a regolare i conti con il passato, la giustizia, e a fare chiarezza, ok? Ma collaborare sarà la sfida più grande per te. Cioè, veniamo un po' da sogni incerti e dal dominio di regole rigide. Questo mese dimostra che non tutte le vittorie valgono il prezzo, ok? Non tutte le vittorie valgono il prezzo e che a volte serve fermarsi per guarire, per meditare, per silenziare la mente. E cosa succede poi? Che alla fine ti riscopri forte e combattivo o combattiva, sostenuta o sostenuto dall'amore di chi celebra con te le tue vittorie o una piccola, la tua quotidianità,
Sei desiderosa o desideroso di sicurezza, il Cavaliere di Denari, ma sei pronta anche, e me lo confermerai poi a fine agosto, a spiccare un salto coraggioso verso l'ignoto. Così il tuo cuore di fuoco si rinnova e prende tanto spirito di iniziativa, tanta bellezza qua vedo. Ok, andiamo a vedere adesso di chiarire alcune carte con i miei tarocchi. Allora, andiamo a vedere le questioni sulla giustizia come carta principale. Sulla giustizia. Sì, il 2 di denari. Ti vedo occupato. Dover prendere delle decisioni, stare un po' in equilibrio su alcune cose. O sul lavoro o nella vita pratica. Essere un po' confuso o confuso su che decisioni prendere. Su come stare in equilibrio con più cose, forse sono più lavori. Ok, vediamo sul 3 di denari. La luna. Ti vedo, allora, la luna mi parla di insicurezze, di incertezze, un po' di situazioni confuse legate alla condivisione con gli altri, no? A collaborare con gli altri. E... Allora, c'è un karma che va estinto qui, delle decisioni da prendere, ok? Anche un ritorno di karma in qualità di sistemare delle cose, questo vedo, che riguardano il collaborare con altri, collaborazione con altri, lavorare con altre persone, anche questo è. Vediamo il 5 di spade sulla, come si chiama? Sul cielo, sul potenziale, 5 di spade, il 6 di bastoni, attenti all'orgoglio ragazze. Nella prima parte del mese attenti all'orgoglio, potresti avere una vittoria con qualcuno, però puoi lasciare un po' l'amaro in bocca, cioè attenti a un po' di orgoglio, ci saranno delle tensioni per orgoglio da parte tua. Ma le carte ci servono a vedere qual è, no? Qua c'è 10 di bastoni, delle situazioni pesanti, forse vuoi toglierti un sasso dalla scarpa, insomma, credo che si riguardi la vita pratica, il lavoro e questo. Vediamo il 4 di spade. 5 di denari, vedi, è come se poi ti sentissi un po' esausta in questa prima parte del mese. Forse dai tanto a una situazione lavorativa ma non ricevi quello che meriti, è come se necessità un po' di, guarda, la giustizia, di mettere dei puntini su lei, fare chiarezza, perché c'è un karma che ritorna affinché tu possa estinguerlo. Ti vedo con la necessità di riposare per prendere le idee chiare, magari un posto di lavoro non ti appaga o delle firme o del mettersi d'accordo per avere un aumento. Vedo questa situazione qui, attenti all'orgoglio però ragazze, ripeto, Poi difendi i tuoi confini, difendi quello in cui credi, c'è la famiglia o gli amici che ti appoggiano, che ti portano anche dei sorrisi, hai diciamo l'ambiente esterno di sostegno. Vediamo questo 4 di bastoni, un 3 di bastoni, mi dice che c'è un'apertura di cammino grazie all'appoggio di persone vicine sul matto. L'eremita, allora qua si apre un nuovo cammino che tu prenderai con molta saggezza, cioè preferisci lanciarti nel vuoto, avere fede in qualcosa di nuovo che può essere un nuovo lavoro o qualcosa, proprio perché la luce della tua coscienza te lo dice. La saggezza avuta grazie alle esperienze del passato ti fanno lanciare, avere fede in nuove opportunità. Il 7 denari mi parla di un'attesa, che tu inizi qualcosa di nuovo e hai fede in quel qualcosa di nuovo e quella fede ti porta al successo. Ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Vedi, condividi, qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie e questo 3 di denari. La condivisione, questa è una carta di buon auspicio, di prosperità, condividi, unite le vostre energie, cos'altro? E sì, va tutto bene, continua così, mi dicono che andrà tutto bene, avere fede in quello che accade perché va tutto bene.
Usa la tua saggezza, è quello che ti ho detto prima, ascolta la tua voce interiore, lei sa cosa fare. Guarda, io vedo che al di là delle fagocitazioni mentali che ti possono arrivare, questo è un mese di grande opportunità e di lancio per nuovi inizi per te. E difendendo quello in cui credi, quello, no? Stabilisci quali sono le tue priorità, quello che vuoi realizzare. Nella prima parte del mese vedo una sorta di silenziare la mente per smettere di combattere delle guerre che non ne vale la pena, per orgoglio, eccetera. Lasci cadere questo orgoglio. Diciamo che con la fede, con il matto qui e l'eremita, vai a prendere proprio le circostanze giuste perché sei guidata dalla tua saggezza e avrai la piena fiducia in quello che accade perché lo sai che andrà bene. Va bene? Anche se non vedi risultati tangibili subito, perché magari ci vuole un po' più di tempo. Nel lavoro e nella vita pratica credo che sia questo, soprattutto, sì. Un lavoro nuovo che ti dà maggiore appagamento. Sì, va bene. Ragazze mie ragazzi, vediamo l'amore. Vediamo l'amore. Sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, Allora, andiamo a vedere come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore nel mese di agosto 2025. Leone. Asso di spade, comunicazioni, la papessa, il fante di bastoni. Guarda, io vedo che qua hai un'energia molto potente, molto enigmatica e vedo che attrai l'altro, cioè ti vedo molto entusiasta anche, o magari ti piace qualcuno, ti interessa qualcuno, ti vedo molto accesa, molto acceso in questo. Vedo che ci sono degli inizi a partire da un'intesa eh, psicofisico spirituale, questo è nuovi inizi a partire da questo. Qua c'è un 2 di coppe, possibile un incontro, una condivisione. Ti vedo molto attratta da qualcuno, attratto da qualcuno. E per esempio se sei single una persona è molto attratta da te allo stesso tempo. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. 7 di spade, 9 di coppe. Qua è una persona che si nasconde dietro un po' di orgoglio. Allora, io qua vedo chiaramente magari che è una persona che si nasconde e scappa perché non è propenso ad aprirsi all'altro. Può essere una nuova persona che incontri, questa qui, questa essere una persona vecchia. Comunque vedo che c'è un po' vedo una persona molto concentrata sul suo benessere personale, eludendo un po' l'altro, un po' egoista, un po' in questa sensazione qui. Vedo questo, 4 di denari, sì, una persona che non si apre, che non ti dice la verità su alcune cose, vuole mantenere un certo riservo su alcune cose. Sì, vedo questa energia qui, però vediamo cosa succede alla fine per te in amore. 9 di denari, 5 di denari, 7 di bastoni. Mandi a quel paese qualcuno. Assolutamente 7 di bastoni, mandi a quel paese qualcuno in questi giorni di agosto, perché non ti dà quello che vuoi. Mandi a quel paese qualcuno, forse energia un po' di egoismo, forse probabilmente queste discussioni, questa tensione dove tu vinci, però ti ho detto una vittoria un po' amara, no? È qualcosa che relativa all'orgoglio con qualcuno. Sì. Tu, credo io ti vedo molto forte qui, metti limiti tu a qualcuno, andando verso un nuovo percorso, magari con una persona che stimola il tuo interesse, possono anche essere dei semplici messaggi sensuali, mm. Però qua vedo che tagli nettamente con qualcuno, metti dei limiti a qualcuno e ti apri a qualcos'altro. Vediamo energia positiva per te in amore. E infatti c'è un'altra persona, fante di denari, può anche essere la stessa, però tutti questi fanti con questi limiti tuoi mi parlano di comunque di qualcosa di nuovo.
comunicazioni e proposte. Questa persona che dimostra interesse nei tuoi confronti non è soltanto un messaggio, sono anche delle proposte col fante dei denari, mi spiego? Sì, dopo un po' di apatia, vedi? Vediamo energia negativa per te, Leone. E infatti il 4 di coppe è riuscito di nuovo qua. È come se una persona ti avesse messo da parte, o sei un po' inappetente a livello emozionale, o ti senti un po' messa da parte o messo da parte, e quindi vai verso il nuovo mettendo dei limiti o comunque sia facendoti valere. In qualsiasi modo esci vincente, come ti dicevo anche prima. Su questo fante di denari, chi è? Il giudizio. E può essere benissimo una persona che conosci, che si redime un po', qualcosa che non ti aspetti, una proposta da parte di questa persona che già conosci che non ti aspetti. Se invece è una persona del tutto nuova, è una persona, è un incontro che non ti aspetti proprio, dove può nascere di nuovo l'amore, mi spiego? E infatti c'è il mago qui, qualcosa proprio di inaspettato è per te. 7 di bastoni e 3 di spade. Guarda, qua c'è proprio la chiusura con questa energia qui. Sì, 5 di spade eravamo anche lì. Qua c'è proprio una ventata d'aria fresca per te. Vedo una ventata d'aria fresca nella seconda parte del mese. Sì. Fino a questo momento abbiamo i segni, magari ti puoi ritrovare in qualche segno di questi, ma non è detto, dell'Acquario, non solo a livello amoroso, anche in tutto il resto, dell'Acquario, della Vergine, dell'Ariete, del Pesci, Gemelli, Bilancia. Sì, Bilancia è molto forte pure, ecco cosa bisognava sistemare pure, capito, con la Bilancia, anche a livello emozionale. Ok, vediamo cosa ti dicono le carte dell'amore. Amore fatale, qua c'è un incontro shock con qualcuno. Amore ritrovato, può essere la stessa persona, o comunque l'amore che ti ritrova qua. Qua c'è un incontro shock con qualcuno. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Utilizziamo i miei potenti oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questo incontro shock. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E qua c'è una persona che vuole inglobarti tutta, o tutto. Cos'altro? Stasera faccio l'amore con te. C'è una persona, ti ho detto qua, c'è molto magnetismo da parte tua. Sono sempre accanto a te. Allora, qua c'è sia una persona con la quale tu tronchi o metti i puntini sulle i, metti dei limiti, e grazie a questa cosa questa persona reagisce completamente, gli manchi, vuole il tuo corpo, vuole tutto di te. Oppure una persona nuova verso la quale tu ti fai desiderare moltissimo. Sto affrontando tutte le mie paure. Qua c'è una persona che supera le sue paure. Le paure sono relative alla papessa che incarni tu, anche tu che... Non importa se tu sia uomo o donna. La papessa è quella che incarna il mistero, la sacerdotessa, no? Il mistero, quella sensualità sottile, tanto profonda, misteriosa, eccitante, ecco, tanto da richiamare nell'altro le sue profondità, no? E quindi metti davanti con questa energia che hai l'altra persona davanti a tutte le sue paure. È una bella sfida qui. Vediamo che ci dice quest'altro. Flessibilità, sinfonia incompiuta, girare in tondo, qua c'è un karma che si deve sistemare e poi ci sarà una persona che aprirà il suo cuore. Allora, qua ci sono cose da sistemare, un karma da risolvere. Si ripropongono le stesse cose del passato a livello amoroso, anche con persone diverse, ma sono cose da risolvere. Questo è il karma, girare intorno a una nuova tappa. E la giustizia della prima stesa indicava proprio un taglio con delle situazioni del passato, no? Cioè dei rimugini, anche emozioni del passato, anche che tornano con persone diverse, le emozioni sono sempre quelle. Alla fine qua le cose
mi dice che ci sarà una caduta del velo e delle maschere. Una caduta del velo e delle maschere, sia che tu ti renda conto di alcune cose e quindi prendi le tue decisioni, sia che una persona si apra a te senza maschere. Credo che qua tu prendi le tue decisioni e poi succederanno le cose, ok? Ok, ricordiamo che la saggezza ti guida. Qua tu come ultima carta c'è un nuovo cammino, Adesso, per incarnare questa energia potentissima, vediamo cosa ci raccontano le carte del drago immaginale per te. Che il succo è tutto quello che vivrai in questo mese e come realizzare il tuo obiettivo in questo mese. Vediamo, Leone. La medesimezza, equanimità. Qualsiasi cosa accade è tutto uguale. Dici, che dici? Eh sì, qua l'equilibrio nelle tue emozioni. Te la leggo perché questa carta per la tua mente può essere complessa, per la tua anima è facile. Te lo leggo, la medesimezza, c'è anche la pratica da fare facilissima. Allora, 15. Allora, sì, è come se dovessi essere elastica, o elastico, un po' come flessibilità, no? Questa carta qui. Allora dice, sono pura elasticità. Ti permetto di resistere e di riprenderti, di forgiare positivamente le difficoltà e persino di trasmutarle in opportunità, di dare nuovo slancio alla tua esistenza e di realizzare grandi traguardi. In presenza di questa carta, ciò per cui hai interrogato il drago immaginale presenta una certa difficoltà e contrarietà, ma tu puoi assolutamente trasformare questo in un vento a tuo favore e in una vittoria finale. Il rituale della buona riuscita. Prendi 10 respiri più lenti e profondi rispetto al ritmo spontaneo del tuo respiro. Per la durata di questi 10 respiri, cerca di non pensare ad altro se non al respiro stesso che attraversa il tuo corpo. Ogni volta che la mente si distrae, riportala gentilmente al respiro. Semplice, quando la mente si distrae la riporti al respiro. Terminati i 10 respiri, pratica la meditazione sulla medesimezza, stando a occhi chiusi per qualche minuto. E ti spiega cos'è. Se nell'evento che ti trovi a fronteggiare c'è qualcosa di piccolo, trasformalo in qualcosa di grande. E se c'è qualcosa di grande, trasformalo in qualcosa di piccolo. Se compare un'unica cosa, trasformala in molte cose. E se compaiono molti temi, trasformali in un unico tema. Se vi è qualcosa di negativo, trasformalo in qualcosa di positivo. E se vi è qualcosa di positivo, trasformalo in qualcosa di neutro. Se c'è del caldo, trasformalo in freddo. E se c'è del freddo, trasformalo in caldo. Allora, tu dici, come si fa sta cosa? È una cosa semplicissima, che adesso la mente può andare in tilt, non l'ha capita. Sto cercando di farti un esempio. Devo andare, che ne so, in quel posto, c'è un caldo pazzesco, non riesco a uscire di casa. Allora, prima di tutto il caldo lo trasformo in freddo. Io percepisco che quel caldo è freddo e non mi crea il problema. Prima di uscire, allora, devo incontrare lì una persona. Questo per esempio lo vedo come un grande problema, lo trasformo in un problema piccolo. Magari ci saranno tante altre persone vicino e non è una sola persona, ci sono tante persone vicino. C'è elasticità. Questo ti permette di stare in equilibrio, come la bilancia della prima carta della tua prima stesa ci dice. Ok? Poi per ognuna di voi è diversa questa cosa, ma è molto semplice, sembra complesso, ma è molto semplice. Questo ti permette di trasformare qualsiasi evento che devi affrontare in una vittoria, va bene? Tipo anche quel 5 di spade che avevo visto lì, ho detto attenta all'orgoglio, tu vinci, però potrebbe esserci una vittoria amara. La vittoria amara è soltanto relativa al fatto che
prendi per vero quello che accade. Tutto è sogno, tutto apparizione, come ci insegnava James Hillman. Allora, se tu da un problema grande lo riduci a piccolo e quello piccolo lo fai grande, la tua mente si abitua a non etichettare più quel problema come una cosa grande e ti dà la forza, la disponibilità a praticarlo in modo, ad affrontarlo in modo semplice. Questa è la medesimezza, ok? Ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, grandi atleti dell'anima. Detto questo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Io concludo qui, ti abbraccio forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!